Ciao a tutti, sono davvero carico perché oggi finalmente proviamo un device Thread. Come avete visto in alcuni dei miei ultimi video, sto cercando di dare evidenza a tutto ciò che riguarda Matter, che è il primo protocollo universale per la smart home che finalmente si sta affermando e stabilizzando, direi anche in questi giorni. Infatti oggi vi faccio vedere come utilizzare il sensore porta finestra di Aqara, che è Thread e che, come vedete bene in evidenza, ha il logo Matter. Vediamo come funziona. Vediamo come è fatto. Ecco qua, scatoletta aperta, ecco il dispositivo principale. È un sensore bello grosso, mi piace molto la finitura della plastica e devo dire che mi piace molto anche la forma. Ha un bel pulsante facile da premere, non come quelli di Frente che sono fantastici ma hanno un pulsante demoniaco. Ovviamente ha, essendo un sensore di contatto, quindi apertura porta finestra, il suo magnete, esatto, con la stessa finitura, con lo stesso stile, ma vedo qui nella confezione anche, rompiamolo, eccolo qua, un magnetino. Questo è un'idea molto carina perché questo magnete è piccolo, può essere utilizzato per nasconderlo. Sapete che tra tutti i sensori di porte e finestre sono quelli che richiedono un po' più di arguzia per installazione, perché ogni porta, ogni finestra ha le sue particolarità, magari sporge rispetto al muro o le due ante non sono allineate, eccetera eccetera. Avere due opzioni per il magnete è decisamente una cosa intelligente. Vedete che uno dei due è nello stile del sensore, l'altro è piccolino e può essere infilato più o meno ovunque. Tra l'altro, se non lo sapete, comunque potete tranquillamente usare qualsiasi magnete. Quello che viene fornito di solito ha un case in plastica appunto simile al sensore, ma in realtà dentro c'è un semplicissimo magnete. Come vedete, appunto, la prima cosa che si nota è che è piuttosto grosso. Ve lo confronto con il sensore porta finestra Zigbee, sempre di Aqara, che è quello che io ho utilizzato ampiamente. Ho fatto un video ormai qualche anno addietro sui miei sensori preferiti e questo era tra di loro. Ecco qua, vedete che non c'è proprio confronto. Parliamo più o meno del doppio delle dimensioni. Questo tra l'altro è uno di quelli con un pulsante sfortunato perché è piccolino sul lato e è difficile da premere. Non si può dire che le dimensioni non contino, perché chiaramente questo è un sensore che è utilizzato per le automazioni e di solito anche per la sicurezza, essendo messo su porte e finestre, e quindi meno si nota meglio è, anche per questioni estetiche. C'è solo in bianco, quindi se come me avete le finestre adesso bianche, vedete alle mie spalle ho cambiato da 2 settimane gli infissi, prima le avevo nere e quindi i sensori bianchi, soprattutto se grossi, si notavano abbastanza. Considerazioni estetiche a parte, sembra ben fatto. Ovviamente il suo adesivo dietro sia sul sensore sia sul magnete. È importante farvi notare, siccome comunque questo è un dispositivo Matter, che sia sul fianco del dispositivo sia dietro il manuale delle istruzioni trovate il codice, in questo caso, e il codice e oltre al QR code per la configurazione Matter nel caso del manuale. Queste due cose sono rilevanti, come vedremo fra un attimo, perché sebbene appunto questo dispositivo sia Thread e quindi possa essere collegato a uno hub Thread, il modo in cui viene collegato a uno hub Thread è comunque tramite codice Matter, quindi non ci sono due setup separati. Di fatto questo è un sensore Thread che viene utilizzato nel mondo Matter. Io ovviamente lo proverò col mio hub di Samsung SmartThings, l'IoTech V3, che è dotato di antenna Thread ovviamente. SmartThings fa diversi altri hub che hanno Thread a bordo e poi ovviamente ce ne sono disponibili degli altri, tra cui quello nativo di Aqara. Diversi Eco e Nest Hub stanno uscendo con Thread anche. Una nota rilevante: questo dispositivo io lo voglio usare con Samsung SmartThings, che è il mio principale sistema di domotica, quindi la cosa naturale che faccio è collegarlo allo hub, però volendo potrei avere un Aqara Hub, collegarlo all'Aqara Hub e poi metterlo a disposizione tramite Matter al mio hub di SmartThings. Non perderei praticamente niente di prestazioni, come avete visto nel video che ho fatto vedere su Switchbot sul robot per le tende. Quindi di fatto ho una doppia possibilità. Nel caso di questo dispositivo, che è un dispositivo molto semplice, direi che la cosa più sensata è collegarlo direttamente allo hub principale, nel mio caso appunto quello di SmartThings. Però ci sono dispositivi, per esempio il sensore di presenza FP2 di Aqara, che se collegati direttamente allo hub di SmartThings non hanno tutte le funzionalità, mentre se collegati allo hub di Aqara e poi messi a disposizione tramite Matter a SmartThings nel mio caso, nel vostro caso potrebbe essere qualcos'altro, per esempio HomeKit, hanno tutte le funzionalità.
Quindi, anche se so che molti di voi rifuggono dall'idea di avere tantissimi hub in casa, per certi tipi di dispositivi potrebbe essere conveniente avere uno hub in più, quello nativo del dispositivo. Non mi fa impazzire come cosa il fatto che uno standard non sia davvero standard, però purtroppo il mondo è un posto imperfetto e ce lo dobbiamo fare andare bene. Adesso la smetto di chiacchierare e vi faccio vedere come funziona il setup e come funziona il dispositivo. Ma prima come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale, è il modo migliore che avete per incoraggiarmi a procurarmi il più possibile dispositivi nuovi da farvi vedere. In questo caso tra l'altro l'ho pagato di tasca mia, in altri casi non sempre posso farlo. Il mio compito è approvvigionarmi di più dispositivi possibili, il vostro è iscrizione e campanella, mi raccomando, grazie invece a chi di voi l'ha già fatto. Ci sono diversi modi di aggiungere un device Matter Thread al vostro hub o al vostro ecosistema di SmartThings o in generale all'ecosistema che utilizzate. Togliendo il tab che poi di fatto permetterà alla batteria di alimentare il dispositivo, sui dispositivi Android, anche se non siete nell'app di SmartThings o qualsiasi app di domotica, dovrebbe comparirvi un pop-up che vi dice ho trovato un sensore e poi vi guida nell'aggiunta. Io preferisco fare il setup più standard in cui clicco più qui, aggiungi dispositivo. Vedete che qui ho dispositivi partner con logo Matter, quindi clicco aggiungi. Mi è comparsa la fotocamera, inquadro il codice Matter sulle istruzioni del mio sensore. Ok, mi dice preparate il dispositivo, rimuovo il tab dal sensore e in questo momento il sensore ha incominciato a lampeggiare, spero lo vediate nonostante l'illuminazione, di blu in modo lento. Infatti sull'app dice the indicator should start breathing. In questo momento quello che sta succedendo è che il telefono, non ancora lo hub, sta cercando di collegarsi al sensore perché la radio Bluetooth del telefono è in grado di parlare con il sensore, grazie alla familiarità che c'è tra Bluetooth e Thread di fatto. Mi dice a questo punto connessione a Cara Dora Window Sensor P2 in corso, perché appunto il telefono ha rilevato il sensore si è messo a lampeggiare in maniera più veloce e il telefono dice ricerca di reti Thread in corso, perché sta cercando le reti Thread presenti in casa, quindi troverà quella del mio hub di SmartThings. Ci siamo quasi, ha trovato la rete Thread e sta cercando di abbinare il sensore alla rete Thread di SmartThings. Speriamo ci riesca al primo colpo, perché non vi nego che in fase di test qualche piccolo problema in questa parte l'ho avuta, cioè diverse volte è fallita e ho dovuto riprovare. Poi alla fine ha funzionato. Eccolo, vedete che è comparsa la notifica prima dall'app di che dall'app di SmartThings per assurdo, perché nell'istante in cui SmartThings si è abbinato il sensore, la connessione tra SmartThings e A gliel'ha fatto vedere. Questo succede spesso. Connessione che non è ancora la connessione Matter. Lo lascio dove è, poi gli cambierò il nome. Si scarica un piccolo componente aggiuntivo. Adesso lo testiamo per vedere se è reattivo. Lo chiudo. Eccolo chiuso. Lo apro. Lo chiudo. Lo apro. Bene. Direi che ci siamo, come reattività e affidabilità ci siamo. Sono proprio contento, il mio primo sensore Thread. Mi rendo conto che sia veramente una roba banale, ma sono piccole cose che uno ha aspettato magari per mesi e finalmente le vede funzionare in prima persona. Vi accennavo al fatto che l'integrazione che avete visto prima con A non fosse quella tramite Matter, ma semplicemente la vecchia integrazione cloud to cloud. Per integrare questo sensore tramite Matter con uno degli altri sistemi di domotica, per esempio appunto A, dovete andare nelle impostazioni del dispositivo e cliccare condividi con altri servizi. Questo è proprio il menu dedicato a Matter. Vedete qui che vi compaiono gli altri servizi con cui potete condividerlo. Potete anche farlo, tra l'altro, se magari avete un tablet o un altro telefono con l'app aperta tramite codice QR. La cosa più semplice comunque è cliccare condividi. Io per esempio, tanto per cambiare, adesso lo faccio con Google Home. Mi butta qui dentro, mi dice di connettere il device al Google Home account. Lo accetto, vedete che compare il logo di Matter con la scritta connessione al dispositivo in corso, compare anche il disegno dello specifico dispositivo, molto bene. Perfetto, vedete che il dispositivo adesso risulta connesso tramite Matter. Se io avessi un Nest Hub, questo dispositivo sarebbe anche gestibile tramite quel Nest Hub in locale. Stessa cosa varrebbe per un Eco. Adesso vado a installarlo sulla porta finestra dove mi serve, che non è quella dietro di me che utilizza un affidabilissimo sensore Zigbee differente, così vediamo anche com'è posizionabile.
Bene, eccoci con il sensore montato. Direi che grazie alla finitura bianca non è invisibile, ma si vede veramente poco. Tra l'altro, appunto, mi piace. Mi sposto un po' più lontano per farvi vedere l'effetto. Come vedete da lontano è davvero poco visibile. Si infila perfettamente perché è vero che è molto lungo, però col fatto che è piuttosto stretto, è più stretto per esempio di quelli di Frente. Vi faccio vedere magari un'immagine in sovraimpressione di come ho montato quelli di Frente. Si infila perfettamente tra la parte mobile della finestra e il cassonetto della tapparella. Ho messo qui il magnete, quello con lo chassis di plastica montato per vedere se funzionava. Diciamo che è un montaggio molto standard e molto facile, funziona perfettamente. Perché se non avesse funzionato avrei potuto inventarmi un modo diverso, per esempio metterlo qui sopra in modo da essere più vicino magari al bordo, oppure utilizzando l'altro magnete mettere questo sensore contro il bordo qui in alto in modo da guadagnare il massimo spazio qui in mezzo e infilare il magnetino, quello piatto, qua dentro in modo da essere praticamente invisibile, non avere questa parte a vista. Anzi, sapete cosa vi dico? Il secondo sensore thread di Aqara porta finestra che devo montare su un'altra finestra lo monto proprio così e vi faccio vedere come esce. Vedete che ho attaccato il magnete con un pochino di biadesivo sul bordo dell'infisso e ovviamente ho messo il corpo principale del sensore sul fondo. Grazie allo spessore minimo del magnete non c'è nessuna forma di sfregamento. Vedete che in questo momento risulta chiuso nella app. Se io vado a aprire la bascula, ecco qua, vedete che istantaneamente risulta aperto nella app e se la richiudo torna a essere chiuso. Questa è veramente una bella idea per l'installazione. Come vedete da lontano si nota ancora meno perché non c'è il magnete con la plastica bianca sul frontale della finestra che si nota un pochino, c'è solo il corpo principale del sensore sul fondo. Considerazioni finali: questi sensori costano 33 euro su Amazon. In questi giorni di Black Friday li trovate a 28, guardate il link in descrizione per andare sul prodotto in offerta. Mi raccomando sempre di guardare la descrizione e usare i link in descrizione. Per fare un confronto, i sensori in versione Pro portafinestra di Frente, che sono Zigbee, costano 28 euro, quindi un pochino di meno del prezzo pieno, ma costano uguali adesso in promozione. Per fare un confronto tra i due, i sensori di Frente hanno anche la misurazione della temperatura, questi usano thread e sono compatibili Matter e quindi chiaramente sapete che negli anni a venire saranno molto sfruttabili. Però io non sono della scuola per cui adesso non si bisogna più prendere Zigbee, ma bisogna aspettare solo le versioni thread dei prodotti, perché questi voglio anche vedere come vanno sul lungo periodo, mentre quelli so che sono super affidabili. Comunque prima di fare il video ho tenuto uno di questi sensori collegato allo hub per un paio di settimane, quindi posso dirvi che per adesso non c'è nessun tipo di problema di affidabilità. Quindi come al solito bisogna scegliere il prodotto migliore per l'utilizzo migliore, ma questi decisamente io non posso per ora che consigliarveli. Bene, questo è quanto, spero che il video vi sia piaciuto, se è così lasciate un like, un saluto e alla prossima!